Facciamo subito uno showcase del manuale di Altar of the Dead Gods. Allora, la copertina opaca e con questo effetto soft touch molto figo, molto moderno, è ottima per rappresentare un manuale di qualità, in primis. E all'interno c'è una premessa degli autori in cui dichiarano che questo sogno, come probabilmente tutte le storie di Lovecraft, nasce da un incubo. La grafica è curata in ogni piccolo dettaglio, sia come font che come impaginazione, e all'inizio appunto di ogni capitolo abbiamo questa parte iniziale con dei glifi antichi stile Cthulhu e poi un'apertura di pagina incredibile in cui si parla appunto del Tempio Maledetto, quindi molto evocativa, molto d'impatto. Il manuale ha dei dettagli per quanto riguarda la lore, quindi si parte subito con la lore facendo vedere delle scene di immedesimazione, glifi antichi, lingue inventate molto probabilmente, o magari no, magari si potranno tradurre molto facilmente, in cui però vi fanno entrare completamente all'interno dell'ambientazione, quindi questo effetto pergamato sulle pagine e via discorrendo. E poi partono le regole, sempre molto chiare, molto specifiche, molto interessante il fatto di voler soffermarsi sulle parole importanti, statistiche, banda, abilità, e sottolinearle soprattutto quando poi si ripeteranno. È molto anche interessante l'architettura oscura, quindi la parte in cui vi spiegano come crearvi da soli il campo di battaglia, senza necessità di comprare i materiali che Pure Wargames mette a disposizione, ma che trovate nel sito internet qua sotto. E quindi si procede alla spiegazione delle carte, quindi come si sviluppano le carte, come si leggono le carte per portarvi a combattere. Carte, ripeto, non necessarie perché all'interno del manuale ci sono tutte le statistiche, ma che potrebbero comunque essere utili sempre in vendita da Pure Wargames. E quindi come si leggono le varie statistiche per giocare sul campo di battaglia. Come si leggono i segnalini quadrati dice che vengono rimossi alla fine di ogni turno dando degli effetti particolari, quindi l'attivato viene tolto per indicare che il modello è pronto ad attivarsi nuovamente, mentre il sanguinamento è un segnalino che viene tolto e togliendosi da una ferita a chi lo possedeva. I segnalini danno, azzoppato, reliquia e gli altri che restano tondi non vengono tolti alla fine del turno, ma restano a far parte di quel modello e quel giocatore. E poi è sempre bello vedere come ci sono questi appunti scritti dal nostro Isaac Corwen, che ha trovato il primo tempio sepolto sotto le colline e che quindi ha iniziato a impazzire per scoprirne i poteri. A quel punto le basi del gioco iniziano e questo capitolo 3 vi permette appunto di capire come si gioca, quindi come ci si muove, quello che è in linea di vista e quello che no, come si calcolano le distanze, ovviamente sempre tutto attorno a questa ambientazione oscura, quindi con un sacco di immagini evocative, e poi le vere e proprie fasi del gioco che sono semplicemente tre: l'iniziativa, il combattimento e il sanguinamento, in cui nel combattimento sono rappresentate tutte le azioni che un modello potrebbe fare per portare a termine la propria missione e per conquistare i punti favori che servono a portare a termine la partita. E quindi tutte le regole messe diciamo nel dettaglio e sinceramente scritte anche in modo molto semplice e chiaro per tutte quelle persone che non hanno mai avuto esperienza con questo tipo di gioco, che potrebbero trovarsi veramente facilitate da questa stesura. All'interno ci sono regole speciali, azioni speciali, la spiegazione dell'attivazione eroica e via discorrendo. Tutte cose che potremo vedere in un futuro video di come si gioca ad Altar of the Dead Gods. A pagina 42 iniziano le fazioni. La spiegazione delle fazioni, che sono, in questo caso ve le faccio vedere, sono 6: vampiri, cacciatore, streghe del sangue, pellegrini della chiesa, cultisti e valzer decadente. Ci soffermeremo in un prossimo video su che tipo di fazioni sono e di che fazioni si tratta, e anche le peculiarità, i punti di forza e le debolezze di ogni fazione. Se siete interessati lasciate scritto nei commenti, così vi faremo sapere di cosa si tratta nel dettaglio. Ogni fazione, come potete vedere, è suddivisa in tratti di fazione, servitori e eroi, che sono le principali categorie di ogni fazione, molto veloci e molto rapide, intuitive nella lettura.
Ogni profilo ha le proprie statistiche e il numero minimo e massimo in cui possono essere schierati i determinati modelli, oltre che le regole speciali. È molto interessante la lista d'esempio che trovate all'inizio di ogni pagina e che vi spiega una lista per poter iniziare a giocare quella specifica fazione senza dover impazzire a capire le regole. Ogni fazione inizia con una bellissima illustrazione evocativa che vi permette di capire più o meno su che mood setting siamo nel gioco. Così per tutte e 6, ovviamente. P-Work ha fatto un lavoro egregio per quanto riguarda le illustrazioni di questo gioco. Io amo alla follia l'illustrazione dei cultisti, per quanto i cultisti non siano ancora una delle bande che gioco. Valzer Decadente, a mio avviso, è una delle fazioni più difficili, ma dovrò imparare a utilizzarla per forza di cose, perché sì, essendoci 6 fazioni, è bello, secondo me, poter esplorare tutte le combinazioni, tutte quelle presenti, per variare un po' il proprio gioco. Struttura delle missioni. Le missioni principalmente hanno lo schieramento orizzontale, come possiamo vedere qua, e sono molto chiare sia nel posizionamento degli elementi scenici modulari in vendita sempre da P-Work che nei punti obiettivo. Gli altari e l'altare, scusate, e i 2 santuari sono posizionati sempre nello stesso punto in modo che i giocatori possano fare determinate strategie, ma cambiano il posizionamento dei muri e degli obiettivi. Di base lo scopo del gioco è menare l'avversario, prendere le reliquie e fare determinati punti di missione che cambiano a seconda di missione. In ognuno dei 5 scenari è possibile avere regole differenti che vi differenziano la partita e vi permettono di variare le condizioni di vittoria. Arrivato alla fine del quinto scenario abbiamo un ultimo testo che vi mette nei panni di un cacciatore all'interno del Tempio Maledetto e chiudiamo con il retro di copertina. E il manuale si chiude così, proprio come questo video.